Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine e le tendenze energetiche per i nuovi inizi nei prossimi 30 giorni. Abbiamo la carta della Luna, amici della Vergine. Quando c'è la luna si può parlare di un momento di nostalgia, può essere una carta che fa riferimento a delle proiezioni, sapete che la luna è illuminata a metà di luce riflessa e quindi indica proprio come una visione parziale delle cose. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Ognuno di questi comunque ha la propria playlist. Vi ricordo anche che sono già aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2026. Comunque anche di questo trovate il video sotto nella descrizione oppure le informazioni sulla pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Allora, partiamo con un bel sole. Abbiamo un fante di coppe, un cavaliere di bastoni, abbiamo la carta della forza, la sacerdotessa e un 7 di coppe. Carte direi piuttosto allegre, vivaci, belle. Partiamo da questo sole. Allora, qui ci potrebbe essere un tema o con un'amicizia, per esempio, piuttosto che con un nuovo progetto personale. Andiamo a vedere questo sole. Guardate, 8 di pentacoli, 2 di bastoni e 9 di spade. Sì, può essere un qualche cosa, un qualche tema legato al lavoro, alla quotidianità, al voler esprimere la propria essenza. Io sento che qui qualcuno sta guardando al futuro, magari siete in una fase dove vi chiedete ma vorrò fare sempre questo tutta la vita oppure in che cos'altro mi vedo? E per qualcuno potrebbe essere una relazione di amicizia nel mondo del lavoro. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Là, 4 di bastoni, 5 di coppe e 7 di bastoni. Con questo fante di coppe, secondo me, qualcuno si fa avanti, ragazzi. Datemi una carta per il 5 di coppe. Torre amanti. Allora, secondo me questa proposta potrebbe essere un qualche cosa che definisce la vostra relazione, o meglio, definisce meglio la vostra relazione. Io ho la sensazione che qualcuno qui non voglia perdere la propria libertà. O vi dirò con la carta della luna che comunque fa riferimento a delle paure e qui avete anche un 9 di spade che è una carta appunto che ci parla di preoccupazioni legate al passato, a quello che è già successo, a quello che abbiamo già vissuto. Io ho come la sensazione che qualcuno di voi potrebbe un attimino essere sulla difensiva con questo 7 di bastoni nel momento in cui arriva questa proposta. Cioè la proposta è allettante, potrebbe essere una proposta proprio di creare qualche cosa di stabile. Potrebbe anche essere per esempio un vostro amico che vi propone un progetto lavorativo ed effettivamente ha una bella faccia, cioè nel senso promette bene. Ma devo dire che voi siete un po' titubanti
a causa di questi pensieri vecchi, secondo me. È come se qualcuno di voi avesse paura di perdere di nuovo tempo, di perdere di nuovo energie. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo un fante di coppe e un 3 di bastoni. Scusate, un cavaliere di coppe e un 3 di bastoni. Oh, che interessante. Qui avete il fante, qui si cresce, diciamo, di livello, e avete il cavaliere. Qui avete il 2 di bastoni e qui avete il 3 di bastoni. C'è un potenziale da sviluppare, c'è anche la voglia, secondo me, di sperimentare, di provare. Andiamo a vedere la carta della forza. Forza e asso di bastoni. Ragazzi, secondo me qua vi dovete un po' buttare nel prossimo periodo, nel senso che avere tutte queste paure, queste barriere difensive per evitare che qualche cosa che magari è già successo nel passato si possa ripresentare, diciamo che il gioco non vale la candela, non ne vale la pena. Cioè qua vi dicono di iniziare qualche cosa con passione, di iniziare, diciamo, con il cuore aperto, perché la forza è proprio il coraggio di aprire il cuore nonostante la paura, di andare avanti, di fare le vostre scelte. Anche perché la persona che si presenta o il progetto, la proposta che vi fanno, è vero che voi avete paure legate al passato, però siete adesso, ad oggi, in una situazione diversa da quella in cui eravate in passato e un altro punto di forza è che, essendo già successe certe cose, riuscite a riconoscere lo schema, quindi nel momento in cui nel presente vi capitino, riuscite a gestirle meglio perché le avete già vissute. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Fante di spade. Quante? Fante di spade, 10 di spade, 5 di spade, la stella e la regina di pentacoli. Io credo con questa sacerdotessa che riuscirete a vedere nel lungo periodo. Ehm, allora, il fante di spade mi dice che avete bisogno di maggiori informazioni. Cioè qui è come se ci fossero informazioni che arrivano da una persona specifica, ma voi avete bisogno come di cercare le vostre, di capire quali sono i vostri obiettivi. Ah, tenete presente che la luna è una carta di sogno e qui avete la carta della stella che di nuovo è una carta di sogno. Io credo che la vostra, tra virgolette, remor, la vostra preoccupazione sia sul e se poi litighiamo e si rovina il rapporto? E se poi questo progetto non va bene e appunto si rovina il rapporto, se la relazione non va bene e poi le cose tra di noi cambiano? Io credo che sia più per quello la paura che non per l'ideale del progetto che possa fallire. Io credo che questa persona teniate abbastanza. Secondo me è una persona che conoscete già, con la quale siete amici o comunque con la quale c'è un forte rispetto, una purezza di sentimenti, mi viene da dire. Però è anche vero che chi non risica non rosica. Cioè nella vita bisogna un po' rischiare per riuscire ad ottenere dei risultati. Vi dirò che se fosse un amico, un'amica conosciuta nel mondo del lavoro, con questo asso di bastoni, ragazzi, le cose potrebbero andare ad un altro livello. L'asso di bastoni di solito è l'incontro intimo, l'incontro sessuale. Però è come se con questo 10 di spade doveste lasciare indietro una parte della visione che avete. Potrebbero anche essere queste lotte interne del 5 di spade. Il 5 di spade parla delle lotte egoiche, mentre la sacerdotessa è proprio colei che riesce a vedere al di là del giusto o sbagliato, al di là del bianco e il nero, del bello e il brutto, cioè nel senso è una di quelle figure che vede le cose così come stanno, senza giudizio. E si tratta un po' di uscire, secondo me, da questo loop del giudizio. Tenete presente che con il fante di spade potrebbe esserci anche una tendenza a controllare l'altro, cioè l'altro o l'altra vi dice una cosa e voi fate mille altre domande per cercare di capire se è la verità o no. È come se qualcuno sapesse che con questa persona, o meglio,
immaginasse, supponesse che con questa persona le cose non potrebbero essere diverse e se fossero diverse c'è come una sorta di paura nel e se non funziona? Andiamo a vedere questo 7 di coppe. Diavolo e 6 di coppe. Datemi una carta per il diavolo. Ragazzi, secondo me vi state un fante di coppe. Vi state fasciando un po' la testa per un qualche cosa che è solo dentro i vostri pensieri. Vi dicevo all'inizio che la luna è una carta di proiezioni, ovvero è una carta che, cioè la luna si vede perché brilla grazie alla luce riflessa del sole. Fate attenzione perché avete come un'idea parziale della realtà e qui con questo 7 di coppe, che è proprio la carta delle illusioni, io credo che tutte queste paure, tutto questo movimento sia dovuto appunto alla vostra visione parziale delle cose. Ora, è vero che probabilmente se siete già amici, ipotesi, e poi la cosa dovesse andare al livello successivo, può esserci la paura, e se non va bene, e se succede questo, però guardate anche il bicchiere mezzo pieno, e se invece dovesse andare bene? E se invece il fatto che siate così amici, così legati a questa persona, fosse proprio il trucco, la chiave per far funzionare una relazione, so che molti di voi sanno che non sono innamorati oppure pensano di non potersi innamorare di questa persona. Però è anche vero che avendo quest'idea parziale, perché comunque la persona non la conoscete a fondo, cioè sì, magari la conoscete come amico, come amica, però a livello intimo ci sono certe cose che magari con gli amici non si dicono, mentre con il o la partner sì. Vi dico, secondo me tutto il problema ve lo state costruendo nella vostra testa. Potrebbe essere una bella relazione. Diciamo che con queste carte a fine lettura, secondo me, perché anche qui avete un 5 di spade, un diavolo, è come se vi consigliassero di attenervi alla realtà. La sacerdotessa è una carta di intuizioni, però fate attenzione, io lo spiego nella sezione degli abbonati, per avere un'intuizione sviluppata bisogna come fare una sorta di pulizia in tutti i chakra inferiori in modo che poi il sesto chakra, che è quello della chiaroveggenza, possa farci vedere appunto in modo chiaro. Si chiama chiaroveggenza, no? Quindi il vedere chiaro, senza le illusioni della mente, senza le paure dell'ego. E è un po' quello, secondo me, il senso della lettura. Cioè, non date per scontato che questa persona potrebbe non essere l'ideale per voi, oppure non date per scontato che non vi innamorerete mai di questa persona perché siete così legate a livello di amicizia, a livello di sentimenti. Cioè, io ho come l'idea che stiate sottovalutando questa relazione che potrebbe essere veramente bellissima a causa di qualche idea o di qualche paura che potreste avere a causa di situazioni passate, magari con la persona stessa, eh. Secondo me quello che inizia di nuovo è questa nuova relazione passionale, romantica. Potrebbe essere lavorativa, però c'è come un nuovo inizio che determina un prima e un dopo, ragazzi. Non vi nego che non sarà semplice l'inizio, un po' perché appunto a causa di queste paure, di queste proiezioni, di questo vostro modo di pensare, tendete a controllare un po' troppo l'altra persona, però qua vi dicono lasciate indietro le idee del passato, le preoccupazioni e puntate dei nuovi obiettivi che possano essere realistici, perché il 7 di coppe, essendo una carta di illusioni, è come se ci fossero una serie di possibilità che si aprono, ma non tutte sono effettivamente concretizzabili. E qui vedo che potreste anche poter lavorare l'ego. La paura è creata dall'ego, qui abbiamo un diavolo e un 5 di spade che sono due carte che ci parlano di ego ed è un po' come il lasciar stare l'io voglio. Io voglio che sia così, io voglio una persona così, io voglio che faccia questo.
perché è come avere un burattino. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che consigli vi vogliono dare. Attua, agisci invece di aspettare. E qui abbiamo l'azione e il coraggio delle due forze che vi spingono ad andare avanti. E la carta dice: pensa in qualche cosa che è tanto tempo che sta aspettando. Stai aspettando che qualcuno entri nella tua vita? Stai aspettando il lavoro o lo stipendio perfetto? Pensi che tu speri che tutte o meglio, stai pensando che tutte le tue preghiere, ricevano una risposta senza aver fatto niente per aiutarle? Come ti, affecta, come ti influenza questa attesa a livello di stress? L'obiettivo: riconosci che aspettare, invece di agire, è stressante e improduttivo. Quindi se qui c'è qualche paura del sarà la persona giusta, farò la cosa giusta, sarà il progetto giusto, nella seconda parte del mese sì che andrete a sprombattuto. Secondo me la sacerdotessa, tra l'altro ragazzi, la sacerdotessa potrebbe anche essere un personaggio che vi viene in aiuto, che vi dà una mano come per vedere nel lungo periodo. Potrebbe essere un astrologo, un numerologo, una cartomante, qualcuno che vi aiuti ad avere una visione più chiara del futuro. Ok, secondo oracolo. Alte responsabilità, ottobre. Io sto pubblicando la lettura ad ottobre, dipende quando ascolterete voi la lettura, ehm, però ho come la sensazione che sia un momento dove dovrete prendere delle scelte di grande responsabilità. Però guardate, avrete il coraggio, ci sono due carte della forza, quindi secondo me ci sarà come ok, ottobre è il momento decisivo, è il momento ideale per scegliere se sì o se no, anche se vi dico già che sarà sì. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona, perché io vi dico quello che viene fuori dai tarocchi, dalle carte, però vi consiglio anche di incastrare ascendente e segno lunare in modo da avere una lettura quasi personale. Ok, in ogni momento l'universo sta cospirando per portarmi attraverso i buoni ragionamenti, il buon pensiero e nell'energia dell'amore. Vi dice un po' di guardare il vaso mezzo pieno, un po' quello di cui parlavamo prima. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, che vi abbia aiutato a riflettere. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, ma lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, tipo lavoro, soldi, divise per chakra anche perché in base ai traumi che viviamo durante l'infanzia si assumono comportamenti e credenze che poi vengono inserite nel subconscio e anche da adulti lavorano, anche se noi poi magari non ce ne rendiamo conto, e quindi c'è anche una sorta di suddivisione in base ai vari chakra e quindi c'è anche come proprio un lavoro sui chakra per pulirli, per farli star meglio, insomma. E in più c'è anche tutta una parte di metamedicina, appunto metafisica, che spiega nel dettaglio il tema dei chakra e ci sono delle meditazioni per innalzare il campo vibrazionale. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!